il panettaga URC, il fagiolo con l'NXT, te sedate elettrico, fagiolo. Ormai è da così. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, finalmente tanti di voi mi rivedono in pista più spesso, ma non perché abbiamo più tempo, ma perché dobbiamo provare tutte le novità che stiamo portando alla DP modellismo, tra cui la nuova VRC SBX2. E la mancanza di tempo cosa mi ha portato? Che non ho avuto tempo di provarla né tempo di rodare il mio nuovo Rez 721 Gen 3 e quindi oggi c'è la Speed Race da Nitro RC Roma e proprio per questa occasione che ho detto vabbè va, ma facciamoci una caretta così rodiamo un po' tutto e proviamo questa nuova VRC come mamma l'ha fatta, quindi zero test. Ho fatto giusto 2 serbatoi ieri, ma purtroppo le condizioni meteorologiche in questo periodo non ci lasciano stare. C'è il sole, piove, diluvia. Meno male che i gestori dell'impianto Nitro RC Roma si sono impegnati, ragazzi. Sono stati fino adesso a spargere tantissima secatura per permetterci di girare. Non siamo tantissimi, fa caldo, meno male che oggi c'è il sole e andiamo sotto i box. 2 serbatoi ci ho fatto, neanche il tempo di far scaldare il mio nuovo Rez 721 Scuderia Gen 3. Però sinceramente ragazzi ho subito apprezzato un elevato potenziale di questo modello. Gira tantissimo, ha tantissima trazione. Ho sbagliato completamente il setup che ho scelto perché ipotizzavo che fosse simile a molti modelli similari, ma invece non è assolutamente così. Quindi oggi partiamo con 15.000 all'anteriore, 7.000 al centrale e 4.000 al posteriore. Per quanto riguarda gli ammortizzatori, un bel sercio ragazzi, bella dura. Ieri con soli 2 serbatoi sono riuscito a ottenere solo questi feedback, quindi adesso aspettiamo ancora un po' che la pista si asciughi e poi scenderemo in pista. Una cosa però va, posso dire, una cosa che un po' mi sono dovuto inventare la scelta, guarda. Questo è una cosa che mi è dispiaciuta, però semplice e carino. Ho fatto quei braccialetti per le tette al polso, faccio. Se sedate elettrico, faccio Ormai è da così, dai. Così spartano. Voglio provare. È venuto a voglia di girare, ha voglia di tornare a divertirsi, è una vita che non gira il fagiolo e ha trovato questa occasione con la NXT Evo V2 che stiamo preparando, stiamo sviluppando perché abbiamo delle idee in mente, Fasciò. No, la macchina va veramente forte, Ma ragazzi. diciamo qual è il bello della giornata? Che oggi sono in quanti sono a brushless? In 3. Ti piace vince facile? Arrivo a podio facile. Siamo pronti, ma ne stiamo qua, sporchiamo un pochino Gambe dei tempi, Pietri che passiamo, 51,9. Mamma mia che feeling con questa VRC ragazzi, è impensabile che dopo tutto questo tempo che sono stato lontano dalla pista metto una macchina nuova a terra e già mi trovo così. Era una vita che non provavo una sensazione del genere. La qualifica va avanti con me che cerca solo di essere costante ragazzi, perché cerco solo di essere costante. Il motore si deve sciogliere, siamo molto grassi, non sto spingendo al massimo, sto solo cercando di non fare sbagli e portare a termine la qualifica. Ti ha fatto fare minuto al presidente. La colpa è tua, attenzione, voglio vedere i porti. Siamo tu. Attenzione, 44 porti, lui la fa. Attenzione, è passato, cazzo rotto. Daniele Manetta, 43,955. Daniele Manetta, macchina nuova, 30 navi, motore nuovo. Vamo bene sposa. Allora com'è andata? Bene, sono contento sinceramente perché porto a casa una bella qualifica. Non so dirvi se sono andato velocissimo perché non posso confrontare i tempi rispetto al Kyosho Meeting dove avevamo una pista completamente diversa, molto più liscia, meno umida ragazzi, però ecco adesso si sta asciugando per bene, la mia VRC si sta comportando bene. Sono contento che ieri ho avuto modo di farmi un paio di serbatoi per capire
non voglio dire al meglio, però per capire un attimino che strada intraprendere. Infatti con il setup che ho adottato sulla mia VRC SBX2 ho una guida calma ma efficace. Adesso la voglio rendere veloce e efficace. La cosa bella è che ogni minima cosa che tocco su questo telaio Made in Italy, ragazzi, viene sentita dal modello, cioè non è un modello sordo. Il potenziale c'è veramente tanto, sono molto contento, e la cosa bella è che oggi, visto che siamo pochi e quindi ce la stiamo prendendo con calma, sicuramente riuscirò a completare il rodaggio del mio nuovo propulsore, ma soprattutto, visto che penso che il gestore ha in mente di fare la finale da 45 minuti, avrò modo di conoscere al meglio la mia VRC SBX2, che ha un setup completamente diverso rispetto a uno standard che immaginavo, ma soprattutto uno stile di guida completamente diverso rispetto alla Kyosho che sono abituato a portare, ragazzi. Però oggi l'abbiamo messa per terra, prima qualifica, 0 errori, 0 problemi, e adesso levate va che dopo una bella soffiata mi preparo per la prossima qualifica. Leonardo Migliore 54-0. Attenzione, strappa il verso, la Liberti per chiesto, 43-441, segue il blu, dalla sua scappata e si porta in testa, vediamo, 43-441. Seconda qualifica al via. Come potete vedere la pista in alcuni punti è ancora umida e questo comporta il cambiamento del modello, perché in alcuni punti si comporta in una maniera, in altri è totalmente diverso. Questo fa parte della categoria off-road, ma adesso la cosa importante è non sbagliare e cercare di andare più forti di prima, dove abbiamo chiuso la qualifica con 7 giri in 5,07. Però qui sto spingendo di più e credo che farò anche qualche piccolo sbaglio. Guardate un po'. Da lontano, attenzione, 43,5 di poi si sta palesando, attenzione. Questo blu di Sebastiano 44,3. Attenzione, andatevene tutti a casa, Stefano Vignola 43,2. Sto contravvento la pressione, Stefano Vignola 43,2. Strappo la palla a tutti quanti, Stefano Vignola. Sto contravvento la pressione. Grande prestazione del Vignola, attenzione, qualche problema nella prima manche, ma questa gli ha fatto vedere il dito magna. Attenzione, passano, ma il più veloce è sempre lui, ragazzi, il ragazzo da sfidare, quello della vento alla pressione, sì, proprio lui, Stefano Vignola. Niente, se spremono ma non ci riescono. 10 secondi al tempo. Gli è stato 7 decimi al panetto il Vignola. Dai a piace. Passa il testo il Vignola. Top 3 di Sebastiano Remo, 44,1. L'ultimo giro ha migliorato. Adesso proveremo. Top 4. Sì, c'è il tempo di sto giro. Panetta Daniele, attenzione se l'ha portata a casa 42,6. Daniele Panetta all'ultimo giro strappa il best lap, attenzione, 42,6. Un tappone solo.
questa qualifica abbiamo fatto 2 primi posti, quindi la pole position è assicurata e in questa manche voglio provare a essere ancora più costante, voglio provare a abbassare il mio tempo della qualifica. L'ultima l'ho fatta in 5.08, quindi un secondo più lento della prima qualifica. Come potete vedere, con questa VRC, anche in assenza totale di allenamento, riesco a essere molto costante. Vediamo come si conclude questa qualifica e poi si parte per la gara. Attenzione Vanetta, si sta girando 43-0. 43-0, Vanetta ancora casca blu per lui, casca blu per Vignola, casca blu per Leonardo Giulietti. Vignola 44-4, Leonardo Giulietti 48-8. 30 secondi al tempo. Attenzione Castro Blu ancora 26, passiamo con 44-1, sale ancora anche Vanetta 44-43-0. Attenzione, guarda che lui lo schiaffa all'ultimo questa volta, 10 secondi al tempo. Top 2 Liberty. Top 3 di Sebastiano Remo 44-1. Passerà per suo Liberty Francesco 42-4. Top 4 Panetta Daniele che rimane su 43-0. Partiamo col numero 1. Ah, mi pareva strano. Non c'è niente male ragazzi, me la sto gustando questa VRC che sul tracciato Nitro RC Roma si sta comportando alla grande. La cosa bella è che gli interventi per effettuare un cambiamento di setup richiedono veramente poco tempo. Per dirvi, adesso ho cambiato il differenziale al centrale, ho messo un olio un po' più destro perché la pista ragazzi non è che si sta spolverando, si sta gommando, quindi c'è bisogno che la macchina va più avanti. Ci ho messo 10 minuti, non ho fatto nulla di che, piccoli accorgimenti, ci stiamo concentrando sulla guida perché è quello che serve. Il motore si sta sciogliendo, sto conoscendo sempre di più il modello e fra poco partiremo per la finale di 45 minuti. Il problema è, non è che sareggia la macchina se va bene, ma gliela faccio a fare 45 minuti da gara. Ragazzi, vi ricordo che l'allenamento in questo hobby è tutto. La pista, guardandola ieri ragazzi, c'era poca speranza, ma oggi è tutta un'altra cosa. Qualche piccolo rimasuglio di segatura, ma ormai ci siamo. Vabbè, adesso gustiamoci questa finale e per fortuna che la macchina va una favola, così prima di partire mi rilasso, mi prendo una bevanda fresca al bar e poi partiamo. Cinque, 4, 3. Qualcuno in questo istante Sono molto nervoso. passato anche il fagiolo. Meno male che ti hanno data una tosta Faciò, c'è una ruzza che ti fa paura, oh. Vai, dai il gas! Subito la schiaccia, attenzione la macchina dall'altra parte, Renati si toppa, attenzione, Puliti.
La mia! Noi la partita adesso vediamo quando passa la macchina sotto a trasporto. Garis, Signola e Carletti. Attenzione con calma. Attenzione, Valetta sta andando via. Cerco di mantenere la prima posizione, cerco di fare il mio passo, ma da dietro si avvicinano. Le modifiche che ho fatto al setup, ragazzi, hanno reso la mia VRC un po' troppo nervosa. Le gomme non riescono ad andare in temperatura, ma purtroppo non ho la sfera di cristallo. Era meglio che la lasciavo come prima. Vabbè, ma adesso amministriamo questo vantaggio. Grande del posto del terzo all'interno, un po' lungo di Sebastiano e ritorna a seconda posizione, grande linea, grande del passo, grandissima rivolta a Mignola. Aliberti seconda posizione, prima posizione Paletta Daniele. Ci sono adesso un pochetto di posizione, andiamo a vedere subito in testa Paletta Daniele, questa è la persona 43-6, attenzione che quello per Aliberti che c'è solo 3 secondi, 42-8, Tite Porcano 44-4, Cari 44-9, Debbie Carica 49-6, Tigliara 48-8, Carletti 45-2, siamo in carica veramente da 2 minuti e 30, dai ragazzi! Rosso per Aliberti per 142-8. Attenzione, Aliberti sta figurando su Paletta. Attenzione che passa adesso l'ultimo volta, 43-2, 42-6 per Aliberti per 100. Che è solamente un secondo dato di distanza, un secondo per Paletta Daniele. Salvero, macchina. Grazie Mariano. Notava la posizione di Paletta Aliberti di Sebastiano Morali, la signora dell'Italista Berserop, 41-6 Aliberti Francesco. Attenzione, 30esimi, ha recuperato Aliberti, 1 secondo e mezzo di distacco. Attenzione, Denichelis va a passare quello di Latte il leader, grazie a Denichelis. Anche quello che sta con il Giuseppe e l'idea, il secondo fa passare grazie a Denichelis. Tutta la macchina. Attenzione, bisogna voglio dire, fanno passare quando è dietro di te. Quando è dietro di te agevola il tuo passo, quando è dietro di te, ok, a questo punto no. Guarda, se andiamo a vedere il secondo, 2 secondi, il Paletta sta là, non deve recuperare molto facilmente. 2 secondi di stacco, macchina fuori, attenzione con calma un attimo. Attenzione per Sandra Blu, la paletta molto mostrante, macchina perfetta, un aspetto spettacolare. Attenzione 43-4, 43-1, 43-4 per Paletta, 43-1 per Aliberti, 1 secondo e 7 di distacco.
passo, ve lo dico agli decimi, rispetto al giro precedente, attenzione, piccolo il paletta che si incontra di Corigliano, rispetto dietro, piccola toccata, ma si gira e si gira un po' parecchia, si distanza di Berti un pochettino. Questa posizione chi si è passato abbiamo 49, Carati, quarta posizione 44,9, Carresi 44,6, Figaro 45,1, Kelly questo 44,3. Dobbiamo stare dentro. Niente da fare ragazzi, Francesco dietro di me è veramente avvelenato, sicuramente mi passerà facile, è motivato il ragazzo, vuole vincere, ci tiene tanto ad arrivare davanti a me, lo facciamo passare senza alcun problema, siamo ancora, vi ricordo, in rodaggio, il motore è ancora grasso, però verso la fine della gara glielo do tutto, ma proprio tutto. Un secondo e 3 da sangue blu, per l'accumulare adesso in questo momento no, voglio vedere, qui attenzione, per quanto di sangue blu, dietro il paletta, attenzione, me lo sono perso, mi sono distratto un piccolo del paletta, sangue blu certo, la metta quindi lo prendeva dietro. Attenzione Galabi, Galabi si lascia a fosso, lascia a fosso. Attenzione Puliti, bravo, bravi, dietro la mettono in movimento e questo è il tempo. Guadagna qualche decimo Vanessa. Premio al termine, questo che è un realizzati, questo, siamo tu. 5 secondi e 2 manetta, sta vincendo con un assassino, solamente 2 minuti alla fine, solo 5 secondi. Buon sangue freddo adesso, basta solo un piccolo errore. Mamma mia ragazzi, passano i minuti ma calano i secondi, il distacco si è fatto veramente ridotto, io sento sempre ogni giro 10 secondi, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi e calla, ho sbagliato, sono andato fuori, il problema è che siamo anche pochi, quindi ci sono pochi raccoglitori, vabbè va, ormai ragazzi il primo posto è veramente impossibile. Ci accontentiamo della seconda? Aveva anche migliorato il compresso la Pavaretta 42 adesso. 9 secondi di ritardo purtroppo, siamo tornati a 9 secondi di ritardo. Ti sei messo un tiro, faccio per sto terzo posto. Meno male, oh, eravate in 3. Prima una muga, seconda la terza. L'RTR, l'NXT con il driver, il fagiolo. Secondo posto, vabbè. Lei tutti i giorni qua, io con la macchinetta nuova. Che grande manetta! Prima uscita e ci portiamo un bel secondo posto a casa. Peccato non essere arrivato primo, come siamo partiti. Però cosa volete ragazzi? L'ho messa praticamente per terra questa mattina e poi vi ricordo quanto tempo è che sono lontano dalle competizioni. Certo, c'è da dire che il Kyosho Meeting mi ha permesso di fare qualche giro, un paio di qualifiche, però per aver messo
per la prima volta a terra un modello completamente nuovo, uno stile di guida completamente diverso da quello a cui sono abituato. Posso solo essere che soddisfatto. Complimenti al primo, a Francesco, che ha fatto una gara veramente egregia. Mi faccio i complimenti da solo perché ho sbagliato veramente poco. Pago un azzardo di setup che è stato quello di mettere il 10.000 al centrale e utilizzare gomme medie. Guardate come si trovano dopo mezz'ora di finale. Mezz'ora, ragazzi, non 45 minuti, perché molti si sono tirati indietro purtroppo, e chi lo sa se magari con altri 15 minuti poteva cambiare il risultato. Questo non ve lo posso dire, io vi dico solo che a breve continuerete a vedere altri video dedicati alla VRC, perché adesso l'obiettivo è metterla per terra perfetta. Quindi mi raccomando, non perdetevi i prossimi video, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, ciao!